Tricarico, un paese della collina materana, che si affaccia sulla valle del fiume Basento. Il centro storico è medioevale e rispecchia le varie dominazioni del paese, con quartieri arabi e normanni. L'elemento più caratteristico del complesso normanno è proprio la nostra torre, una torre che è alta 27 metri, una torre che è formata da 4 ambienti sovrapposti. Tra i vicoli, dietro Piazza Garibaldi, si nasconde un mondo tutto da scoprire, a partire dal Palazzo Ducale, nelle cui sale, lo sguardo si perde tra i preziosi reperti custoditi nel museo archeologico. La cattedrale, intitolata a Santa Maria Assunta, risale al 600, all'epoca dei Normanni. Lo stile romanico iniziale vira verso il barocco, e poi, nel Settecento, verso l'aspetto che conserva ancora oggi. La cucina di Tricarico è ricca e gustosa, frutto della tradizione contadina. In ogni piatto c'è prima di tutto il sapore dell'esperienza delle donne di casa, la loro abile manualità e tanta passione. E poi l'originalità, le lagane con la mollica fritta e l'uvetta è un piatto tipico di cui ricorderete per sempre il sapore. Tricarico è anche la città natale di Rocco Scotellaro. Lui è stato il poeta della libertà contadina, scrittore, sociologo, impegnato nella lotta per la conquista da parte dei contadini della terra che a loro spettava. Non gridatemi più dentro, non soffiatemi in cuore i vostri fiati caldi, contadini. Beviamoci insieme una tazza colma di vino, che all'irare tempo della sera si acquieti il nostro vento disperato. Spuntano ai pali ancora le teste dei briganti e la caverna, l'oasi verde della triste speranza, l'Indo conserva un guanciale di pietra, ma nei sentieri non si torna indietro. Altre ali fuggiranno dalle paglie della cova, perché lungo il perire dei tempi l'alba è nuova, è nuova. Scotellaro, morto prematuramente a soli 30 anni, ha lasciato un segno indelebile nella storia di Tricarico e del Mezzogiorno. Terra mia, solo non mi fa incazzare, se no te lascio menza core, menza male già portato. Un altro piccolo tesoro è custodito nella chiesa del Carmine. Le opere d'arte di Pietro Antonio Ferro sono preziosissime, oltre che pregevoli. Un grande ciclo di affreschi raffigurante scene della vita di Gesù, della Madonna, di santi e profeti, che gli fu commissionato ai primi del 600 dai Carmelitani, che vivevano nel convento accanto alla chiesa. Il Carnevale di Tricarico è un evento ricco di tradizione e folklore, che attira turisti da tutta Italia e dall'estero. È un'occasione per celebrare la cultura e la storia di questa antica città lucana. La conca della d'oro che se lavoro prima amore, la conca della d'oro che se lavoro prima amore.